Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Joe e io sono Sil. Benvenuti sul canale Come Costruire. Abbiamo cambiato il nome, sì, ve ne siete accorti, ma non succederà nulla di diverso perché il canale continuerà a essere quello che stiamo facendo, quindi costruzioni. Oggi voglio parlarvi di alcune cosine nuove. Intanto andiamo avanti col plastico di Daniel, perché tanti me lo state chiedendo, e stiamo facendo un sacco di cose. Tra l'altro siamo appena scesi giù nel garage a controllare lo status dell'avanzamento dei lavori di Daniel e abbiamo constatato che è ancora è troppo fresco, quindi dobbiamo aspettare che quindi abbiamo dovuto fermarci, perché comunque quello che succede quando si costruisce nei garage non è il massimo, perché quando arriva poi l'autunno, l'inverno diventa tutto più umido e tutta la lavorazione del materiale diventa sempre più complessa, più lenta. Vabbè, detto questo, oggi comunque vi faccio vedere quello che sta succedendo. Vi ricordate della stazione di Daniel, quella che è stata estrapolata da una stazione di polizia, quella della Pico? Ecco, è diventata una stazione ferroviaria vera e propria, fantasticando, ma ce l'abbiamo fatta in qualche modo. Anzi, aspetto i vostri commenti qua sotto, fatemi sapere se vi piacerà l'idea che abbiamo avuto di... E ovviamente mi ha aiutato anche lei con i colori, perché io sono daltonico e quindi va bene, vedremo delle belle... Beh, comunque i colori la maggior parte l'hanno scelto loro, quindi è venuta proprio come sì, vabbè, si pensa. Abbiamo scelto anche quel colore perché comunque è, diciamo, simile a quelli delle casette già esistenti nel plastico di Daniel. Ora ragazzi, tra poco partirà il filmato di quello che abbiamo fatto fino adesso su quella stazione, così vediamo quello che sta succedendo. Vi dico una roba che è successa in questi giorni. Un fan che saluto, che si chiama Massimo Ventura, me l'aveva promesso già da parecchio tempo, è riuscito a mandarmi un pacco, un omaggio, una donazione di materiale ferroviario che lui non utilizzava più. Ho detto te lo regalo, così potrai scegliere se metterlo nel plastico di Daniel o dove vuoi, insomma. Adesso vi faccio vedere. Sil intanto andrà a prenderlo, vero Sil? A lei piace andare a prendere le scatole. E vi ricordo intanto, mentre si prende la scatola, di seguire gli altri nostri canali che sono Joe e Sil, link qua sotto, e Sil Play per tutti quelli che magari hanno l'età tra gli 8 e i 16 anni. Questo è un ponte utile per la scala H0, ok, questo può andare bene, potrebbe andare bene sul plastico di Daniel, ma non so. Qua abbiamo un po' di roba invece che l'appoggio qui, si dovrebbe vedere, sì, ed è la strada rotante, la strada viaggiante, scusate, della Lima. È un kit che prevede tutti questi carri con container che vanno messi appunto su questi specie di intermodali Lima. E caro Daniel, come ci eravamo detti per telefono, io ti avevo, diciamo, proposto questa cosa di mettere questa roba nel tuo plastico, ma sono andato a vedere e devo dire che se riusciamo ad aprirlo, e devo dire che non ci sta per niente bene, anche lavorandolo, proprio ci ho provato, ma sono sincero, ho provato a installartelo lì sul posto e a guardarlo, è un pugno nell'occhio, va a togliere tutto il fascino di quello che c'è dietro. Però ve la voglio far vedere perché è giusto, è stato un regalo da parte di Massimo che io veramente continuo a ringraziare e non smetterò mai, perché comunque può essere sempre utile per altre cose future. Questo in teoria va appoggiato qui, si crea un... appunto questo passaggio dove vengono ritirati grazie a questa gru che si muove avanti e indietro, vedete, viene agganciato e si poteva spostare, insomma carino, poi si metteva qua sulla strada, si abbassava, si lasciava e il camioncino veniva. Questo è un bel giochino della Lima che si poteva fare a quei tempi, però avevo promesso a Daniel di provare a metterlo sul plastico invecchiando tutto, facendo tutto il pietrisco sotto, eccetera eccetera. Il problema è che è veramente messo là davanti un pugno nell'occhio. Abbiamo questo kit di costruzione della Treno Modellismo Kit, ve lo ricordate? Ecco, questo qui è da costruire ed è un carro merci, carro refrigerato da costruire. Dentro ci sono le istruzioni e tutto, se un giorno riusciremo a farlo lo faremo e questo carro finirà sul plastico di Daniel. Raga, adesso guardatevi il video fino alla fine perché c'è la parte dove abbiamo costruito la stazione, come è diventata, fatemi sapere che cosa ne pensate e ci vediamo tra poco. Questa è la casetta della stazione di polizia della Pico, vi ricordate nello scorso video? Ho preso poi del colore acrilico giallo con del colore acrilico nero, cercando di ottenere un giallo simile agli edifici che mi ha inviato Daniel, già presenti sul plastico. Ho cominciato a verniciare la stazione cercando di evitare di sbavare sui profili delle finestre. Comunque ho ripassato il bianco sempre in acrilico cercando di rifinire tutti quelli che erano i telai delle finestre.
poi ho cominciato a fare un'operazione di sporcatura della casa. Ho utilizzato vari pigmenti e anche gesso nero. A questo punto, sempre con del rosso acrilico sporcato con un po' di nero, ho creato un colore rossiccio scuro per colorare il tetto e anche la tettoia della pensilina. Intanto ho trovato nei miei rimasugli alcuni articoli utili a questa stazione, tra cui questa recinzione che ho ovviamente personalizzato con del bianco e del rosso. Inoltre ho trovato anche un drago verde, una fontanella, che ho ritenuto utile metterla da questa parte della stazione. Infine ho dato anche una sporcatura anche sulla parte della tettoia e poi finalmente andiamo sul plastico a posizionarla. L'impatto scenico, secondo il mio punto di vista, è abbastanza affascinante, ma quello che ci rimane da fare ora è quello appunto di andare a riempire questo spazio vuoto che vedete con del composto della NOC per creare una livellatura di base. Quindi creiamo il nostro composto semplicemente con dell'acqua e lo facciamo diventare leggermente più denso dello yogurt. Lo spargiamo in tutta la zona della stazione in modo da creare un vero e proprio massetto a livello. Attendiamo 24-48 ore per l'asciugatura e poi andremo a rifinire il tutto. Bene, come avete potuto vedere siamo arrivati appunto alla colata del massetto e siamo andati, come abbiamo detto all'inizio del video, a guardare giù ed è ancora fresco, cioè si è indurito ma ancora deve finire di lavorare. L'idea qual è adesso, raga? Faremo la colorazione di quella strada, piazzeremo la stazione e cominceremo a lavorare sul lato destro per creare la strada che collega quella zona col magazzino, con la movimentazione dei camion, dei tir, eccetera. E poi andremo a fare la parte del bunker e la vegetazione, insomma manca ancora un po' di roba e ci porteremo avanti in questi prossimi giorni. Comunque la stazione di polizia è stata messa in un punto strategico, perché è in un punto angolare del plastico e secondo me il risultato finale sarà molto carino. Stazione di polizia che però è diventata la stazione, giusto? La stazione, ok. Perché prima era una stazione di polizia ma poi è stata modificata. Ok, e vabbè, comunque ci sta perché si verranno create delle situazioni carine, magari cose inventate, e stradine che salgono in montagna, vabbè. Per quanto riguarda il plastico in N, se vi state facendo domande, stiamo aspettando alcuni elementi che stanno arrivando, il 23 ce lo consegnano. E non vediamo l'ora perché non vediamo l'ora, così portiamo avanti anche quello. Insomma, a fare la base. Facciamo un po' di cose, quelle che riusciamo a fare più velocemente sono le cose che facciamo in casa. Per il garage ho già spiegato che è in fin di vita, quindi tra poco lo lasceremo quel garage, quindi quando andremo nel nostro nuovo laboratorio saranno dei video un po' più più belli, perché potremo fare le cose con più calma e tranquillità e soprattutto non all'umido. Vabbè, ragazzi, ci vediamo al prossimo video, grazie per averci guardato, mi raccomando, like, iscrizione e condivisione. Ciao!